Salve e benvenuti su Undead Poets Society, uno spazio dedicato ai vampiri e ad altre creature della notte, tra cinema, serie TV e molto altro. Ormai siamo agli sgoccioli perché fra pochi giorni ci sarà la premiere di The Vampire Lestat, che uscirà il 7 giugno 2026 sulla piattaforma streaming AMC. Intanto il nostro caro zio Eric Bogosian, ossia Daniel Malloy, ci ha fatto un regalo assai gradito pubblicando sui suoi social un nuovo trailer della serie che nasconde tante curiosità. In questa stagione Daniel avrà un ruolo particolare, in quanto sarà il regista di un documentario sull'estate durante il tour con la sua band, seppur il nostro principino viziato sfocerà nel byronico e sarà letteralmente un viaggio stupefacente. Nella scena del trailer vediamo un Lestat bambino che si reca con sua madre in un luogo del villaggio dell'Orvegne dove furono messe a rogo delle streghe, seguito dalla scena di un Lestat adulto con il famoso mantello bordato di pelliccia dei lupi che ha ucciso, capo realizzato dal padre di Nicolas Dulonfant. Continuiamo con la band che ha scoperto la vera natura vampiresca del loro frontman e in particolare Alex sembra essere quello più impaurito, nonostante la gradevole compagnia di groupie e divertimenti vari. Lestat indossa per gioco una lunga parrucca grigia. Forse per farsi burla di Marius de Romanus? Chi lo sa. Si vede Lestat esporsi al sole e soffrire, probabilmente una reference al ladro di corpi. Ogni tanto le scene del trailer vengono interrotte da un audio martellante che esclama Failure con fotogramma annesso. Nelle seguenti scene pare che non sia stato Killer a trasformare Baby Jenks come citato nella Regina dei Dannati, ma bensì Lestat. Poi compare Rhea Rashid, cose che vanno in fiamme, la Maman Gabriella che pare una versione vampiresca della mamma di Stifler, rispetto al libro dove ha più spirito d'avventuriera strizzando l'occhio al trans code. Eh sì, molti sono sbalorditi dal morboso rapporto tra madre e figlio. Qualche scena dell'infanzia del piccolo Lestat, maltrattato e preso in giro dal burbero padre, e i suoi due fratelli maggiori, di cui uno sappiamo chiamarsi Augustin. Poi abbiamo Lestat tormentato sia da vampiri ribelli che vogliono distruggerlo, che dai fantasmi del suo passato, banchettando coi vivi e i morti. Tra questi spiriti rancorosi vi troviamo Claudia, ovviamente, Magnus, Nicolas de l'Enfant, Antoinette Brown e persino il povero tenore che fa una brutta fine nella prima stagione. Scene di Lestat con i suoi primi approcci da vampiro novello per mano di Magnus, Armand molto perplesso, lui versione Liam Neeson in Io vi troverò e Daniel e Gabriella che se la godono. In un frame c'è un ragazzo con una maschera di Halloween da vampiro. Potrebbe essere un simbolo della Fang Gang? In un frame appare una vampira di colore con dei lunghi dread e una camicetta a fantasia verde. Non si sa che personaggio sia, forse Merrick Mayfair, e poi tanti stati alterati della mente di Lestat e chissà cosa gli abbia prescritto il dottor Farid Bansali. Concludiamo con le tanto attese immagini di Marius de Romanus che sfoggia un look molto simile al Lurch della famiglia Adams, ma si spera di vederlo con la sua iconica tunica di velluto rosso. Apprezziamo la reference alle sue origini romane, ma hanno preso il De Romanus un po' troppo sul serio? Chi lo sa. E post-credit possiamo notare un braccio di una statua di bronzo che tamburella le dita su una superficie. Akasha, mia regina dei dannati, sei tu. E ora non ci resta che aspettare il 7 giugno. Se questo video è stato di vostro gradimento, mettete like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete con i vostri amichetti notturni. Au revoir, mon cher!